Forse sarò in ritardo di più di 10 anni, ma ho notato che ultimamente sempre più persone si stanno interfacciando con questa serie capolavoro e trovano enormi difficoltà con uno dei meccanismi più complessi del gioco. Mi riferisco al crafting delle gemme. Proprio per la sua elevata difficoltà viene spesso ignorato e molte persone si ritrovano in difficoltà quando arrivano alle fasi finali del gioco. Che voi siate neofiti della saga o vecchi fan che si stanno approcciando con il New Game Plus, questo è il video che fa per voi. Vi andrò a far vedere nella maniera più semplice possibile come craftare le migliori gemme del gioco, grazie alle quali potrete perfino affrontare il boss finale a livello 1. Infatti dovete sapere che l'aumento delle statistiche conferito dal livellamento dei personaggi è pressoché insignificante rispetto agli enormi bonus conferiti dalle gemme. Prima di iniziare vi invito come sempre, se gradite questo tipo di contenuti, a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Bene, iniziamo proprio dalle basi. Allora, per andare nella sezione Creazione gemme dovete premere il tasto X per aprire il menu, scorrere in basso, andare nella voce Creazione gemme e premere il tasto A. Potrete fabbricare le varie gemme tramite gli ingredienti che vedete in basso. Ora, inconsapevolmente, voi già ne avrete a bizzeffe, in quanto questi si otterranno automaticamente o interagendo con mega cristalli visibili nel mondo di gioco, oppure sconfiggendo determinati tipi di nemici. Una cosa da sapere assolutamente è che tutti questi ingredienti che vedete si dividono in due macro categorie. La prima è quella dei cristalli, visibili in basso, questo è il microcristallo Ardon. La seconda, quella dei cilindri, questo qui a destra, il microcilindro d'acqua ad esempio. Qual è la differenza tra queste due categorie, ossia i cristalli ed i cilindri? La risposta è semplicissima. I cristalli conferiscono molti bonus, ad esempio quello che vedete a destra conferisce due bonus, quello dell'ira e quello dell'equilibrio. Un'altra informazione utile è che se non sapete cosa significano i nomi delle proprietà, potrete premere il tasto meno, quello indicato con effetti, dopo il tasto A sulla proprietà corrispondente e si aprirà una voce che vi descriverà il funzionamento di quella determinata caratteristica. Ad esempio questo con l'ira plus aumenta l'ira quando si infliggono dei danni, oppure scendendo in basso premendo il tasto A, questo dell'equilibrio, che assicura la resistenza a soffio. Soffio è una reazione scatenata da mosse di determinati nemici. Comunque, tornando a noi, abbiamo detto che i cristalli, come questo, microcristallo Ardon, conferiscono multiproprietà, ossia più proprietà contemporaneamente. I cilindri invece sono esclusivi e limitati ad una singola proprietà. In questo caso particolare, microcilindro acqua, se vedete a destra non abbiamo più due o più caratteristiche, ma una singola proprietà, ossia PV+. Per vedere cosa fa, premiamo il tasto meno, il tasto A, e si apre la voce che descrive proprio l'effetto in considerazione, ossia aumenti il numero massimo di punti vita. A fianco alla proprietà c'è anche un altro numero che indica il valore espresso in percentuale e il suo significato è abbastanza fuorviante, non indica la qualità del cristallo o del cilindro, ma servirà per, come vedremo più tardi, quando dovremo oltrepassare la soglia critica del 100% per la creazione delle gemme. Ad ogni modo non vi preoccupate di questo adesso, lo vedremo nel prossimo capitolo. Ora, fatta questa distinzione fondamentale tra i cristalli che hanno multiproprietà ed i cilindri che hanno le singole proprietà, andiamo a vedere come funziona l'effettivo meccanismo della creazione di una gemma. Per creare una gemma dovrete principalmente mischiare tutti gli ingredienti che vedete. Adesso facciamo un esempio e prendiamone alcuni a caso. Ad esempio prendo questo cristallo, questo cilindro
E come vedete mi appare una scritta in basso che non posso scegliere altri ingredienti perché abbiamo raggiunto già il 100% di purezza. Cosa significa questo? Voi sostanzialmente potrete scegliere fino ad 8 materiali per la creazione di una gemma, ma verrete bloccati prima quando si verifica una determinata condizione. Qual è questa condizione? Quella che è uscita prima, ossia quando almeno una delle caratteristiche che visibili a destra oltrepassano il 100%. Ad esempio qui se voglio utilizzare più cristalli o più cilindri mi basterà semplicemente selezionare alcuni che non mi fanno sfociare oltre il 100%, ad esempio questo che me lo aumenta di 21 e 14, oppure quest'altro che me lo aumenta di 28 e 14, quindi cifre sostanzialmente basse. E se fate attenzione, se scelgo uno che mi dà ben 80 di valore aggiuntivo, come questo è il caso, ed oltrepassiamo la soglia del 100%, si blocca il meccanismo della creazione, perché la condizione è stata verificata, non possiamo andare oltre il 100% su una statistica in particolare. Una volta raggiunta questa condizione premiamo il tasto conferma e dobbiamo scegliere per la creazione della gemma stessa un assistente ed un tecnico. Qual è la differenza fra le due? L'assistente avrà determinate caratteristiche, ad esempio Shulk si lascerà prendere con facilità dall'entusiasmo. Che cosa significa? Che aumenterà la possibilità di conferire calore alle gemme, anche questo lo vedremo più tardi. Oppure Rain, dove il suo bonus è che il valore aumenta con l'incremento del calore. Il valore ovviamente è riferito all'aumento delle statistiche delle singole proprietà. Oppure Dunban, dove il valore aumenta se il calore è costante, e così via. Ad ogni modo non è necessario studiarli ed impararli a memoria per creare le migliori gemme, come vedremo più tardi. Quindi scegliamo ad esempio Shulk e dopo l'assistente c'è il tecnico. Il tecnico non conferisce bonus, ma sarà specializzato in una determinata categoria di fuochi. Ci sono 3 tipi di fuochi: fuoco debole, medio e forte. In questo caso Rain è specializzato nel fuoco forte, quello indicato col rosso. Andiamo a premere il tasto A e vediamo cosa succede. Come visibile a schermo, adesso Shulk si è lasciato prendere dall'entusiasmo, e sarebbe appunto la sua caratteristica peculiare, e stanno aumentando distintamente le varie proprietà dei cristalli che abbiamo utilizzato come ingredienti. Il processo terminerà casualmente. Una cosa fondamentale da sapere però sono le percentuali stesse. Una volta raggiunto il 100% e superato, fabbricheremo una gemma di quella determinata proprietà, mentre tutte le altre che non hanno raggiunto il 100% non possono essere trasformate in gemme e verranno trasformate di conseguenza in cilindri. In questo caso ne posso scegliere 2 di queste proprietà da trasformare in cilindro. Se vi ricordate, il cilindro può avere proprio una sola proprietà. In questo caso scelgo da trasformare in cilindro atterramento laterale e forza. Tutte le altre verranno scartate. Ora c'è una nozione da apprendere assolutamente: le varie categorie dei cristalli e dei cilindri. Se vedete in alto c'è una barra scrollabile con ZL e ZR, indicata dai numeri romani che vanno dall'1, 2, 3, 4 e 5. Questi cosa stanno ad indicare? Stanno ad indicare appunto non solo la classe del materiale di appartenenza. Come vedete cambia anche il nome. Ad esempio nella classe 1 il cristallo prende il nome di microcristallo, nella classe 3 prende il nome di maxicristallo, nella classe 4 prende il nome di megacristallo e nella classe finale, la quinta, prende il nome di ultracristallo. Perché scegliere gli ingredienti di classi più elevati, ad esempio questi di classe 5, rispetto a quelli di classe 1? Per il semplice motivo che una volta che una proprietà ha raggiunto il 100% verrà trasformata in una gemma che ha come classe quella originaria. Ad esempio, se io fabbrico una gemma con questo microcristallo Saturno di classe 1, una volta superato il 100% la gemma avrà classe 1 e non sarà mai potente quanto una di classe 5. Ad esempio qui, se scelgo quest'ultracristallo drago e fabbrico una gemma, mi verrà una gemma, una volta ovviamente superato il 100%, di classe 5, che sarà notevolmente più forte e potente di quella di classe 1. Quindi, in sintesi, il consiglio è:
quando create le gemme, recatevi sempre nell'ultima sezione, ossia in tutti i cristalli di classe 5 per avere le gemme migliori e l'aumento del più possibile alle vostre statistiche tramite i bonus conferiti da quest'ultimi. Un'altra nozione da sapere assolutamente è che uno potrebbe pensare che esistono 5 categorie di gemme, una per ogni categoria di ingredienti di base, quindi se utilizzo ingredienti classe 1, una volta superati il 100% mi verrà una gemma di classe 1, se utilizzo invece questa di classe 5 mi verrà una gemma di classe 5 una volta superati il 100%. In realtà c'è un meccanismo aggiuntivo che dovete sapere. Infatti, oltre al 100% c'è un'altra soglia critica, quella del 200%. Se voi riuscite a portare un determinato cristallo o cilindro oltre il 200%, non verrà creata una gemma della stessa classe dell'ingrediente, ma della stessa classe più 1. In questo caso, se utilizziamo una gemma di classe 5, e facciamo in modo che una proprietà raggiunga un valore oltre il 200%, questo acquisirà un grado 5 più 1, vale a dire un grado 6, che sarebbe il massimo grado in assoluto presente in questo gioco in generale e conferisce il massimo aumento statistiche possibile. Ora, ad onor di cronaca c'è un'altra soglia critica, ossia il 300%, che non aumenta ulteriormente la classe della gemma e quindi, diciamo, le sue proprietà, bensì dà un'altra caratteristica, quella di sdoppiare la gemma. Quindi anziché creare una singola gemma di classe 6, ne creerete due, proprio dalla proprietà caratteristica del raggiungimento del 300%. Bene, una volta fatta tutta questa nozione teorica, andiamo a vedere un esempio pratico perché vi assicuro è molto più facile di quello che sembra. Ora dovete solo stare attenti a determinati accorgimenti. Ad esempio, supponiamo io voglia realizzare la gemma migliore su una determinata proprietà, ad esempio questa, stordimento extra. Vado a selezionare questo cristallo e dopo, piccolo consiglio, premete il tasto R che vi filtrerà da tutti i cristalli e i cilindri di quella determinata classe, in questo caso la quinta, tutti quelli che avranno almeno una caratteristica in comune con quella selezionata. In questo caso mi selezionerà in bianco tutti i cristalli che avranno o fiaccamento come proprietà o stordimento extra. Ora, in base a quello che vi ho detto, per raggiungere il 300% uno potrebbe pensare mi vado a prendere tutti i cristalli che hanno un notevole valore di quella determinata proprietà. Ad esempio mi vado a scegliere questo che ha ben 46% di stordimento extra ed un altro che ne ha un numero alto, ad esempio questo, che ne ha ben 86 ed arriviamo a 132, me lo vado a prendere, premo conferma, scelgo l'assistente tecnico casuale e questo sicuramente raggiungerà il 300%. In realtà questo ragionamento è errato e non vi spoilerò direttamente la soluzione, ma ve la faccio vedere in diretta. Guardate cosa succede e vi faccio vedere perché con questa tecnica stordimento extra non raggiungerà mai il 300% e almeno che non siate estremamente fortunati nemmeno il 200%. Forse l'avrete già capito, ma scegliere i cristalli che abbiano il valore massimo per quella determinata caratteristica è sbagliato in base alla nozione che vi ho detto ad inizio video, ossia i cristalli non hanno una singola proprietà ma più proprietà, quindi quando li andremo a fabbricare il calore si distribuirà fra tutte le proprietà esistenti e quindi andrete a perdere praticamente tutto il calore. Quindi, ritornando a quello che vi ho detto ad inizio video, dobbiamo usare la seconda nozione, ossia quella dei cilindri, che hanno una singola proprietà. Quindi, utilizzando dei cilindri che hanno solamente una proprietà, voi non andrete più a perdere il calore tramite caratteristiche superflue. Ed in questo modo sarà estremamente banale raggiungere il 300%, ma anche il 400% senza alcuna difficoltà. Quindi, come fare per raggiungere l'obiettivo? Paradossalmente, non dobbiamo scegliere, come abbiamo fatto prima, i cristalli con le statistiche maggiori di quella determinata proprietà, ma quelli con le statistiche minori. Ad esempio, questo con stordimento extra di appena 10%. Perché dico questo? Perché il nostro obiettivo è non farlo andare
oltre il 100%. Perché questo? Perché in questo modo, essendo inferiore al 100%, verrà trasformato in cilindro. E per non farlo andare oltre il 100% vi consiglio di usare come assistente Sharla, che fa andare l'indicatore molto verso il basso, e come tecnico invece Riki, che va molto bene sul fuoco debole. Come vedete a schermo in questo caso, il calore adesso, oltre a distribuirsi sulle varie caratteristiche, verrà trasformato nella barra laterale, quella dei cilindri, quindi la maggior parte di esso verrà perso. E come vi volevo mostrare, stordimento extra non sta raggiungendo cifre assurde, infatti si è limitato ad appena 50%, ma era esattamente il nostro obiettivo, renderlo inferiore al 100% in modo da trasformarlo in cilindro. Quindi andiamolo a selezionare, e quello che ci interessa è appunto trasformarlo in cilindro. Vado a deselezionare questi due perché non mi servono e vado a prendere solo stordimento extra del 51%. Quindi adesso abbiamo un cilindro di stordimento extra. Adesso però dobbiamo crearne un altro, perché per fabbricare la gemma abbiamo bisogno come minimo di 2 materiali. Quindi dobbiamo creare un altro cilindro. E vado a selezionare proprio questo cristallo che ha valore di stordimento extra di appena 11%. Vado a scegliere come secondo cristallo questo ad esempio e vado a fabbricare. Utilizzo sempre Sharla e Riki e devo semplicemente attendere la fine della creazione, essendo ormai sicuro che tutto il calore verrà disperso e non arriverà mai oltre il 100%. Infatti qui si è fermato ad appena 28% lo stordimento extra. Trasformo in cilindro, deseleziono questo che non mi serve, seleziono solo ultracilindro elettrico e seleziono conferma. Ora andiamo di nuovo nella categoria di grado 5. Filtriamo con Y in base ai più recenti, in modo che mi seleziona gli ultimi 2 cilindri che ho creato. Seleziono appunto gli ultimi 2 creati, quindi stordimento extra. Per andare sul sicuro potremmo aggiungerne anche un altro, e siccome non voglio rischiare direi di crearne proprio un altro di cilindro stordimento extra. Quindi devo selezionare tra tutti i cristalli che ho, eccolo, l'ho trovato, quello di stordimento extra, sempre Sharla e Riki. Adesso il calore verrà disperso nella barra laterale e non mi aumenterà più di tanto stordimento extra. Anzi, già è tanto che ha superato l'80%, ma in ogni modo sarà molto difficile che superi il 100% con questa tecnica. Vado a selezionare stordimento extra per farmi il cilindro, deseleziono gli altri 2 che non mi servono. E adesso possiamo concentrarci nella creazione della gemma. Filtriamo in base ai più recenti, eccolo, e selezioniamo prima i cilindri con valore inferiore. Non possiamo selezionare questo perché è troppo alto, quindi selezionando prima questo non posso selezionare poi il terzo perché sfora il 100%. Come vedete, se seleziono questo mi interrompe la creazione. Quindi seleziono prima i 2 minori, questo da 28 e questo da 51, e poi questo da 89. Seleziono, ok. E in questo caso abbiamo bisogno di assistente e tecnico non come prima che mi faceva disperdere il calore, ma che mi concentri il calore. E la migliore combinazione per questo scopo è costituita da Shulk, che si lascia prendere facilmente dall'entusiasmo e quindi genera calore, e Rain, che va molto bene sul fuoco forte. Vedete, faccio conferma e adesso questa gemma mi schizzerà a valori assurdi. Come vedete già si è fatto prendere dall'entusiasmo, già ha raggiunto il 200%, quindi significa già abbiamo raggiunto la classe 6, quindi già stiamo a posto così. Però noi vogliamo che raggiunga anche oltre il 300% per avere lo sdoppiamento della gemma. E se ci fate caso abbiamo addirittura superato il 400% con questa tecnica. Ovviamente dopo il 400% non succede più nulla, ma ha solo scopo illustrativo questo. E infatti la creazione si è interrotta qua, con ben 455%. Classe extra 5 più 1, 6 più sdoppiamento. E se andiamo sulla descrizione vediamo che ha le maggiori statistiche in assoluto, cioè praticamente il massimo, aumenta di 100% la durata di stordimento di un nemico. Meglio di così non si può fare. E come vi ho fatto vedere,
La tecnica per riuscirci è estremamente banale. Adesso vi potrà sembrare un pochino complicata, ma una volta fatto un po' di pratica lo farete anche ad occhi chiusi. In questo caso particolare vi ho fatto vedere come creare stordimento, ma capite benissimo che il meccanismo alla base è lo stesso per la creazione di qualsiasi altra gemma, quindi con questa tecnica, ossia di trasformare i cristalli in cilindri e poi dai cilindri alle gemme, potrete fabbricare una gemma dell'agilità, dell'attacco, qualsiasi gemma vogliate, perché alla fine il meccanismo è lo stesso. Bene, direi che per questo video era tutto. Mi raccomando, se non volete perdervi nessuna novità, guida o curiosità relative alla serie Xenoblade o del mondo Nintendo in generale, potete seguirmi su tutti i miei social, di cui trovate i link in descrizione e nel primo commento. Inoltre, se gradite questo tipo di contenuti, con l'affiliazione Amazon potete supportarmi gratuitamente entrando nel mio canale Telegram dedicato alle migliori offerte del mondo Nintendo. Per oggi era tutto. Ciao e buon gaming a tutti!